Immagina di essere a cena, ma non puoi mangiare. Tu sei il piatto. Ora immagina di sederti alla scrivania con i tuoi dubbi, i tuoi click, i tuoi errori, la tua velocità. Ogni tasto che premi con la tua competenza non è più tua. Sei un serbatoio di informazioni che l'AI deve ancora mungere per imparare a imitarti. Sei una riserva di dati proprietaria, un pezzo di carne neurale che Meta strappa di dosso ai dipendenti per darlo in pasto a un neonato in silicio. A Palo Alto lo chiamano Model Capability Initiative. Noi dovremmo chiamarlo l'Eucaristia del click. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio schema motorio offerto in sacrificio per il prossimo aggiornamento software. Restate con me, perché quello che stiamo per scoperchiare oggi riguarda ogni singolo click della nostra vita, anche se non lavoriamo per Zack. Benvenuti nel mio teatro digitale, sono Tiziana Sensi, attrice e regista del Caos, e qui usiamo l'intelligenza teatrale per capire dove finisce l'umano e dove inizia la recita del sistema. Terzo atto, scendiamo nell'ultimo livello dello scantinato. Se nella prima parte abbiamo assistito al furto della psiche, nella seconda parte abbiamo visto il furto dei corpi, oggi guardiamo negli occhi i ladri del pensiero. Apro il sipario. È nato lo stress da algoritmo, il 56% di chi lavora monitorato vive questo stress, lo respira ogni mattina insieme al caffè. È quell'ansia sottile che ti prende quando capisci che il tuo capo non è più un tizio in giacca e cravatta, ma un software che conta quanti millisecondi passi a guardare il vuoto prima di cliccare su invia. Il 32% dice di avere una salute mentale povera. Ma su via, ma non siate tragici, solo perché il progresso vi scortica vivi, dai! Ma ecco il colpo di genio, la rivincita umana. Gli impiegati, sapendo di essere osservati, diventano piatti, noiosi, standard. Nascondono al software i trucchi, le intuizioni, i guizzi creativi, quella genialità umana. Non svelano alla macchina come risolvere i problemi veri, i problemi complessi. E così stanno addestrando il loro sostituto ad essere mediocre. Un'intelligenza teatrale che sarà un burocrate perfetto e rigido. Immaginate un esercito di cloni digitali che sanno muovere il mouse come un uomo depresso, ma non sanno minimamente perché lo stanno facendo. E poi c'è anche chi usa i mouse jiggler per simulare la vita mentre c'ha un attacco di panico in bagno. Ma è meravigliosamente assurdo. Dipendenti che pagano un pezzo di plastica che muove il mouse pur di far credere a una macchina di essere ancora produttivi, mentre loro invece stanno a cercare di non impazzire. Lasciatemi dire che sarebbe un capolavoro di inefficienza automatizzata. Il 20 maggio 2026, segnatelo in agenda, Meta taglierà 8.000 teste, il 10% della forza lavoro verrà scaricata come un vecchio drive. Il paradosso è così cinico che quasi commuove. Agli impiegati è stato chiesto di installare il software che li registra, quindi di essere i coach del mostro, così che lui possa rubare i loro segreti prima di dargli il calcio nel sedere definitivo. È il trasferimento di conoscenza più brutale della storia. Hanno scritto il necrologio professionale riga dopo riga, click dopo click, mentre Mark sorride dal metaverso. Oh, scusatemi, ho detto sorride, che è una parola un pochino forte su Zack, chiedo scusa. Ma se pensate che questo cannibalismo accada solo dentro gli uffici di vetro di Palo Alto, vi sbagliate. Succede ora, succede a noi. Ogni volta che il nostro schermo ci chiede dimostra di non essere un robot, clicca sul semaforo, sulle strisce pedonali, sull'idrante, su tua madre, su tua zia, ecco, in quel momento noi siamo dei coach non pagati. Stiamo addestrando l'occhio dei veicoli a guida autonoma. E quando navighiamo sul cellulare, ogni volta che facciamo scorrere una pagina troppo velocemente, ogni volta che le nostre dita indugiano su una foto, stiamo regalando la nostra fluidità motoria e la nostra attenzione biologica. Stiamo insegnando alla macchina come essere umanamente imperfetta. Ogni errore di battitura è un dato che serve a rendere l'AI più simile a noi per poter vendere meglio quei dati
a chi vuole sostituirci. Lo so cosa state pensando, ma che sta di questa? Ma chi me l'ha messa a me il software spia nel cellulare? Ma guarda che noi stiamo in Italia, Pensate davvero che serva un hacker col cappuccio che entra in camera vostra mentre dormite? Ma per favore, ma siamo stati noi, gli abbiamo aperto il portone, gli abbiamo offerto il caffè, gli abbiamo pure lasciato le chiavi di casa. Non serve il bossware del capo per derubarci, ci basta l'app per le mail o quella bellissima tastiera colorata che avete scaricato perché le emoji erano più simpatiche. Ogni volta che il nostro pollice scorre su Instagram o TikTok, quel vetro che tocchiamo non è solo uno schermo, è un sensore biometrico. Loro registrano la fluidità, sanno quanta pressione mettiamo col dito quando siamo arrabbiati o quanto siamo lenti quando siamo stanchi. E a che gli serve? Gli serve per insegnare ai robot come sembrare umani, perché un robot che si muove in modo perfetto è finto, ma dai, si vede subito. Ma un robot che esita, che trema, che ha le dita pesanti come le nostre, quello sì che è un prodotto che si vende bene. E i messaggi? Quando scriviamo un messaggio e sbagliamo 3 parole su 5 perché siamo di corsa oppure perché proprio ormai non sappiamo più manco scrivere e il correttore lì interviene. Ecco, abbiamo appena fatto una lezione gratis. Stiamo insegnando all'intelligenza artificiale come essere umanamente imperfetta. E se pensate che il problema sia solo quello che facciamo attivamente col telefono, guardatevi la faccia mentre indossate gli ultimi occhiali smart, quelli nati dalla collaborazione tra il lusso e il silicio. In Kenya, a Nairobi, c'è un'azienda che si chiama Sama e migliaia di ragazzi hanno passato 12 ore al giorno davanti a degli schermi. Sapete cosa guardavano? Guardavano i video registrati dai vostri occhiali, quelli che Meta dice essere protetti dalla privacy. Un'inchiesta recente di 2 giornali svedesi ha scoperchiato l'abisso. Vi lascio il link nell'articolo in descrizione se volete approfondire. Questi annotatori vedono tutto, vedono l'intimità dei vostri salotti, vedono i vostri figli che giocano, vedono i vostri corpi nudi sotto la doccia o in camera da letto, perché magari vi siete dimenticati di spengere l'intelligenza. Quei video non restano sulla stanghetta degli occhiali, volano nel cloud di Meta per essere revisionati. C'è gente a migliaia di chilometri da qui che firma un NDA per poter spiare la vostra vita privata fotogramma per fotogramma, per insegnare all'algoritmo a riconoscere un volto, un oggetto, una reazione emotiva. Noi compriamo un oggetto di design per sentirci fichi nel futuro. Loro comprano un biglietto in prima fila per il grande fratello più redditizio della storia. E la cosa più divertente, sapete qual è? Siamo noi che gli abbiamo dato il permesso cliccando su quel accetto che non abbiamo letto. Non stanno rubando solo il lavoro a Palo Alto, stanno mappando la nostra intera vita e il nostro sistema nervoso, perché il trucco finale non è sostituirci con un genio, è sostituirci con qualcuno che ci somiglia così tanto che nessuno si accorgerà della differenza, tranne il nostro conto in banca. Non è meraviglioso? Vi suggerisco una buona lettura, 1984 di George Orwell, che racconta la sorveglianza totale. Insomma, abbiamo iniziato questo viaggio nei bassi fondi di Manila tra i martiri digitali che puliscono la melma anche del dark web. Siamo passati per i corpi di Zeus e Sasha che vendono i propri gesti quotidiani e siamo arrivati qui, nelle nostre stanze, dove il furto riguarda il nostro pensiero, il nostro metodo per risolvere anche problemi complessi, la nostra vita quotidiana. Siamo al paradosso. Oggi le macchine hanno bisogno di noi per sembrare vive, mentre noi, per sopravvivere alla sorveglianza, siamo costretti a diventare simili alle macchine. Ci chiedono di allenare un AI che ci sostituirà, ma l'AI ci sostituirà veramente, secondo voi? Se senti ancora di avere un'anima che non può essere mappata in coordinate X e Y, scriviti "non sono un dataset" nei commenti. Se sei arrivato fino in qui ti ringrazio di essere stato con me, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi appuntamenti. Noi ci vediamo giovedì prossimo e come sempre, dai! Attenzione, bollettino straordinario.
Il Ministero della Pace è felice di annunciare che grazie alla vigilanza dei nostri valorosi intercettatori, nessun missile eurasiano è stato in grado di raggiungere obiettivi di importanza vitale. Riprendiamo le nostre regolari trasmissioni.